Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Domenica scorsa abbiamo visto che il Vangelo delle tentazioni era un anticipo di quelli che leggeremo durante la Settimana Santa. Il Vangelo di oggi, il racconto della trasfigurazione, è invece incentrato sulla certezza della risurrezione. Il racconto appena ascoltato è una garanzia di quello che accadrà con la risurrezione. La parola trasfigurazione, per quanto non venga usata esplicitamente in questo racconto, è la versione latina di una parola che usiamo molto più spesso nella sua forma greca, metamorfosi. Abbiamo letto il suo volto cambiò d'aspetto. È quello che succede al bruco quando diventa farfalla. Cambia di aspetto, diventa bellissimo, irriconoscibile. E infatti, quando Gesù risorge, cambia aspetto. Nessuno lo riconosce, né i suoi amici più intimi, la Maddalena, gli apostoli, né i discepoli di Emmaus con i quali camminerà per una decina di chilometri. Mi piace pensare alla risurrezione come un bruco che diventa una farfalla. Però l'Evangelista Luca, dicevamo, non ha usato la parola metamorfosi. Probabilmente l'ha fatto solo per evitare che questo racconto assumesse per i suoi contemporanei una connotazione più mitologica che storica. Le metamorfosi di Ovidio sono proprio di quello stesso periodo. Ma torniamo al nostro brano. In questo racconto vediamo 2 gruppi di personaggi. Da una parte Pietro con i suoi 2 compagni Giacomo e Giovanni, dall'altra Gesù con Mosè e Elia. Ci vedo le 2 chiese, le 2 Gerusalemme, quella terrena e quella celeste, quella ancora umana e quella già risorta. Sì, perché Mosè e Elia erano vivi. Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Per questo dico che il racconto della trasfigurazione ci dà la certezza della risurrezione. A proposito del racconto, guardiamolo meglio. Ci sono un paio di verbi interessanti, quasi assurdi. Salire per pregare. Ma dico, non si può pregare in pianura, in chiesa, al mare, senza bisogno di fare una gran fatica a scalare una montagna. Non è solo per la necessità di isolarsi che Gesù sale per pregare, ma anche per avere una visione dall'alto, completa, del mondo che gli sta attorno. Con la preghiera io non mi stacco dal mondo, ma lo prendo tutto. Dormire sul più bello. Pietro aveva questo vizio, che fosse sul Tabor con Mosè e Elia, o nel Getsemani poco prima che arrestassero Gesù, a Pietro gli prendeva sonno. Ma parlava anche a sproposito. Facciamo 3 capanne, come anche io non ti rinnegherò mai. Quante volte facciamo scelte o parliamo in modo inopportuno? Nonostante questo, Gesù amava Pietro. Se lo portava sempre dietro. Sapeva che Pietro lo amava e glielo ricorderà 3 volte da risorto chiedendogli mi ami. Ecco allora, consapevoli delle nostre debolezze e del fatto che non ci è chiesto di rimanere per sempre sul monte, ma di scendere a valle, preghiamo con queste parole.
O Signore, donaci momenti in cui possiamo fermarci e ritrovare il senso delle cose e della vita, anche se poi dobbiamo tornare lungo le strade che essa ci impone, dove tante sono le incertezze, le fragilità, le paure che incontriamo e viviamo. Donaci la capacità di poter portare lì un po' di bellezza, di luce e di amore.